Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto per esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un re che aveva 12 bellissime figlie. Dormivano in 12 letti in una sola stanza. Ogni notte le porte venivano chiuse a chiave dopo che si erano messe a letto. Eppure ogni mattina le loro scarpe erano trovate completamente logore, come se avessero ballato tutta la notte. Nessuno riusciva a scoprire come fosse possibile né dove fossero andate. Così il re annunciò a tutti nel regno che chiunque fosse riuscito a scoprire il segreto di dove danzassero le principesse di notte avrebbe potuto sposare la principessa di sua scelta e diventare re dopo di lui. Tuttavia, chiunque avesse provato e fallito dopo 3 giorni e 3 notti sarebbe stato messo a morte. Presto, un principe venne a provare la sua fortuna. Fu trattato bene e portato nella stanza accanto a quella dove dormivano le principesse. Il suo compito era osservarle per scoprire dove andassero a ballare. La porta della sua stanza rimase aperta affinché potesse sentire tutto. Ma il principe si addormentò presto e quando si svegliò al mattino vide che le principesse avevano ballato tutta la notte. Le loro scarpe erano piene di buchi. Lo stesso accadde nelle seconde e terze notti e il re ordinò la sua esecuzione. Molti altri provarono dopo di lui, ma tutti ebbero la stessa cattiva sorte e persero la vita. Un giorno, un vecchio soldato che era stato ferito in battaglia e non poteva più combattere, attraversò il regno del re. Mentre camminava attraverso una foresta, incontrò una donna anziana che gli chiese dove stesse andando. Il soldato rispose: «Non so davvero dove vado o cosa fare, ma mi piacerebbe scoprire dove ballano le principesse. Così potrei forse diventare re». La donna anziana disse: «Non è un compito difficile. Assicurati solo di non bere il vino che una delle principesse ti offrirà la sera. E quando se ne andrà, fingi di essere addormentato». Poi gli diede un mantello e disse: «Quando lo indossi, sarai invisibile. Potrai seguire le principesse ovunque vadano». Il soldato fu entusiasta di questo consiglio e decise di provare la sua fortuna. Andò dal re e disse di essere pronto per la sfida. Il re lo accolse come gli altri e gli diede abiti eleganti. Quando venne la sera, fu portato nella camera esterna. Proprio mentre si stava per sdraiare, la principessa maggiore gli portò una coppa di vino. Il soldato la versò segretamente e non ne beve nulla. Poi si sdraiò sul letto e cominciò a russare forte come se fosse profondamente addormentato. Quando le 12 principesse lo sentirono, risero e la maggiore disse: «Quest'uomo avrebbe potuto fare qualcosa di più intelligente piuttosto che perdere la vita in questo modo». Poi si alzarono tutte, aprirono i loro cassetti e scatole e indossarono i loro bellissimi vestiti, entusiaste di iniziare a ballare. Ma la principessa più giovane disse: «Non so perché, ma anche se siete felici, mi sento inquieta. Penso che accadrà qualcosa di brutto». La maggiore rispose: «Hai sempre paura. Non dimenticare quanti principi hanno guardato e fallito. Questo soldato, anche senza la pozione del sonno, avrebbe dormito profondamente». Quando furono pronte, controllarono il soldato, ma lui russava ancora e non si muoveva affatto. Così pensarono di essere al sicuro. La principessa maggiore andò verso il suo letto, batté le mani e il letto si abbassò, rivelando una botola. Il soldato li vide scendere uno dopo l'altro, con la maggiore che guidava. Si alzò rapidamente, indossò il mantello che la donna anziana gli aveva dato e le seguì. Ma mentre scendeva le scale,
calpestò accidentalmente il vestito della principessa più giovane e lei esclamò: «Qualcosa non va. Qualcuno sta tenendo il mio vestito». La sorella maggiore rispose: «È solo un chiodo nel muro». Scesero e si trovarono in un bellissimo boschetto di alberi con foglie d'argento che brillavano. Il soldato voleva portare via qualcosa come souvenir, così ruppe un piccolo ramo e l'albero fece un forte rumore. La più giovane disse di nuovo: «Qualcosa non va. Hai sentito quel rumore? Non è mai successo prima». Ma la maggiore disse: «Sono solo i nostri principi che fanno il tifo per noi». Poi arrivarono in un altro boschetto dove le foglie erano d'oro, e poi in un terzo boschetto con foglie di diamante. Ogni volta che il soldato prendeva un ramo, faceva un forte rumore che faceva tremare la sorella più giovane, ma la maggiore la rassicurava dicendo che era solo per i principi che festeggiavano. Continuarono fino a raggiungere un grande lago con 12 piccole barche, ciascuna con un bel principe in attesa delle principesse. Ogni principessa salì su una barca e il soldato si unì alla principessa più giovane nella sua. Mentre remavano attraverso il lago, il principe con la principessa più giovane disse: «Non so perché, ma anche se remi forte, non ci muoviamo velocemente e mi sento stanco. La barca sembra pesante oggi». «È solo il caldo», disse la principessa. «Lo sento anch'io». Dall'altra parte del lago c'era un bellissimo castello con della musica gioiosa che suonava. Scesero tutti dalle barche e andarono dentro. Ogni principe ballò con la sua principessa e il soldato invisibile ballò con loro. Ogni volta che una principessa aveva una coppa di vino, lui la svuotava, così quando lei provava a bere, la sua coppa era vuota. Questo spaventava la sorella più giovane, ma la maggiore le ordinò di stare zitta. Ballarono fino alle 3 del mattino e poi le loro scarpe erano logore, quindi dovettero fermarsi. I principi le riportarono indietro attraverso il lago e questa volta il soldato si sedette nella barca con la principessa maggiore. Quando raggiunsero la riva, si salutarono promettendo di tornare la notte successiva. Quando arrivarono alle scale, il soldato si sdraiò rapidamente nel suo letto. Mentre le 12 sorelle risalivano, stanche per la notte, lo sentirono russare. Dicono: «Ora siamo al sicuro». Poi si tolsero i vestiti, si levarono le scarpe e andarono a letto. Al mattino il soldato non disse nulla su quanto era successo, ma voleva vedere di più di questa strana avventura. Così tornò per la seconda e la terza notte. Ogni volta le principesse ballarono fino a logorarsi completamente le scarpe e poi tornarono a casa. Nella terza notte il soldato portò via una delle coppe d'oro come ricordo di dove era stato. Quando fu il momento di rivelare il segreto, fu portato davanti al re con i 3 rami e la coppa d'oro. Le 12 principesse ascoltarono dietro la porta per sentire cosa avrebbe detto. Quando il re gli chiese: «Dove danzano le mie 12 figlie di notte?» Egli rispose: «Ballano con 12 principi in un castello sotterraneo». Poi raccontò al re tutto ciò che era successo e gli mostrò i rami e la coppa d'oro che aveva portato. Il re chiamò le principesse e chiese loro se ciò che il soldato aveva detto fosse vero. Quando capirono di essere state scoperte e non poterono negarlo, confessarono tutto. Il re poi chiese al soldato quale principessa avrebbe scelto come moglie. Egli rispose: «Non sono molto giovane, quindi sceglierò la maggiore». Si sposarono quel giorno stesso e il soldato fu scelto come erede del re. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella per non perderti nessuna delle nostre storie gratuite in italiano.
Ci vediamo nel prossimo video.